Non si sa da dove provenga la metafora dell'iceberg nell'uso generale. Sigmund Freud la usò molto tempo fa per descrivere la relazione tra la mente conscia e inconscia. Il primo esempio noto dell'iceberg, utilizzato come immagine e parodia, è stato caricato su Imgur il 31 maggio 2011, anche se probabilmente risale a molto prima. Nella parte visibile dell'iceberg in questione si trovavano i loghi di molti siti web famosi, che sono facilmente accessibili tramite Google, mentre sotto la linea di galleggiamento c'erano diversi tipi di siti web accessibili solo da coloro che erano in grado di accedere al dark web. Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi tratterò un argomento davvero interessante che sta già da un po' spopolando su YouTube di tutto il mondo, ma abbastanza anche in Italia. Sto parlando ovviamente del meme dell'iceberg e oggi in particolare vi spiegherò quello della saga videoludica francese Rayman, creato dall'utente di Reddit UltiCraftMTT, partendo dalle informazioni più note a quelle più misteriose e inquietanti. Inutile dire che nulla mi potrà impedire di portare Iceberg su altri videogiochi, anzi ditemi voi quale sarà il prossimo videogioco su quale faccio un video. Adesso io vi invito a supportare il canale per altri contenuti come questo e vi auguro una buona visione perché questo video sarà a dir poco chilometrico. Rayman con gli arti. La mancanza degli arti di Rayman è una delle caratteristiche che contraddistingue l'eroe. Ma cosa succederebbe se Rayman avesse gli arti? Originariamente la melanzana doveva disporre di gambe e braccia, ma a causa di qualche problema con la renderizzazione di queste ultime, gli sviluppatori si videro costretti ad animare i movimenti di Rayman privandolo di arti. Un'altra occasione per Rayman di possedere dei veri e propri arti è stata durante lo sviluppo di Rayman 3, molto probabilmente nel momento in cui si stava pensando di cambiare drasticamente il design del personaggio. Tuttavia quest'idea venne scartata, dato che avrebbe privato il personaggio di una delle caratteristiche più notevoli della storia dei videogiochi. Molti anni dopo, il 1 aprile 2016, l'account Twitter di Rayman non tardò a pubblicare un post per fare uno scherzo ai propri fan. Lo scherzo consisteva in un post che rappresenta Rayman con gli arti e sopra c'è scritto "Rayman sta ricevendo alcuni contenuti aggiuntivi". Ci si rivede in Rayman 4. Si riferisce alla scena in cui Murphy, in Rayman 3, nella stanza del cuore del mondo, rompe la quarta parete dicendo al giocatore che si sarebbero rivisti nel prossimo gioco. Rayman 4 appunto. See you in Rayman 4! Ma non uscì nessun gioco, nonostante furono realizzati ben 2 prototipi promettenti. E quindi molti considerarono le parole di Murphy come delle bugie, un puro tradimento, tanto da far diventare questa frase una delle più note del gioco. La parte più triste di questa storia è che molti utenti, pure al giorno d'oggi, bombardano gli account Ubisoft e Rayman di ogni social con commenti che esprimono il forte desiderio di ricevere un nuovo gioco della serie principale. Vi basta aprire un video trailer di Rayman qualsiasi per rendervi conto del problema di fondo e della tossicità che gira intorno a questo argomento. Io sinceramente penso che questo fantomatico Rayman 4 ci sia già stato dato, anche se non tutti apprezzano appieno la bellezza di Rayman Origins. La serie animata di Rayman. Rayman The Animated Series era un programma televisivo di animazione al computer basato sulla serie videoludica Rayman. È stato prodotto nel 1999 come accompagnamento all'uscita di Rayman 2 nello stesso anno. Sebbene fosse stata pianificata per essere una serie completa di 13 episodi, che sarebbe dovuta essere trasmessa in TV in tutto il mondo l'anno successivo, la serie è stata cancellata e sono stati prodotti solo 4 episodi, presumibilmente a causa della scarsa scrittura e della mancanza di fondi. Questa serie viene trasmessa soltanto in alcuni paesi europei, dai quali purtroppo viene esclusa l'Italia. Rayman 4 dopo Wild e Beyond Good and Evil. Questo fa riferimento al post di ormai 4 anni fa di Michel Ancel, nel quale ci aveva promesso un ritorno di Rayman in grande stile, non prima però di aver finito di sviluppare Wild e BGE 2. 3 anni dopo veniamo a scoprire, grazie sempre ad un post su Instagram, che Michel Ancel ha lasciato l'industria videoludica e che i team dei 2 giochi a cui stava lavorando ora sono indipendenti e stanno procedendo bene con il lavoro, a detta sua. In quanto a Rayman non si sa più nulla, anche se ha menzionato qualcosa riguardo ad un team di Shanghai, ma non so quanto può essere accreditabile questa informazione. Rayman Raving Rabbids pre-rilascio.
Rayman Raving Rabbids è stato originariamente sviluppato come un gioco platform 3D, con il titolo provvisorio di Rayman 4. Sviluppato da Ubisoft Montpellier, il gioco doveva essere un platform d'azione free roaming, in cui il giocatore avrebbe controllato Rayman mentre combatteva contro un esercito invasore di Rabbids. Il gioco sarebbe stato annunciato per PlayStation 3, Xbox 360, Windows e Nintendo Wii, nota all'epoca con il nome di Revolution. Ma il team di sviluppo voleva finire di creare il gioco entro Natale, facendolo uscire in General Party. Venne tagliata dal gioco quindi una grande quantità di materiale che riciclarono per creare i port per console portatili. Una delle meccaniche più interessanti del prototipo era la possibilità di domare e cavalcare animali giganti, che nel gioco finale si traduce in una banale gara di facoceri oppure brevi sessioni in cui si può volare sopra una specie di pterodattilo. I trofei di Rayman in Super Smash Bros. Per Wii U. Rayman, Globox e Barbara appaiono in Super Smash Bros. Per Wii U come trofei da collezione. I modelli 3D dei personaggi vennero forniti dalla Ubisoft stessa, cosa che Sakurai, il direttore e creatore della serie Smash, non si aspettava. Infatti, su un post di Miiverse scrisse, cito testualmente: "Ci aspettavamo di ricevere degli schizzi di riferimento in 2D per Rayman, ma a nostra sorpresa ci hanno mandato dei modelli 3D nuovi di zecca renderizzati apposta per questo gioco." Un particolare interessante di questa faccenda è che il modello raffigurato nel post di Sakurai ha un aspetto significativamente diverso da quello che vediamo nel gioco finale. Brawlhalla. Nel novembre 2018, Rayman, insieme ad altri personaggi della saga, furono aggiunti in Brawlhalla. Stando alla lore della schermata di selezione del personaggio di Rayman, questo è stato mandato da Polocus per trovare il corno dei Loom, necessario per sconfiggere Mr. Dark che è tornato. Rayman poi troverà il gran torneo del Valhalla che ha il corno dei Loom come uno dei premi, facendolo partecipare alla competizione senza alcuna esitazione. Giochi educativi di Rayman. La maggior parte degli spin-off di Rayman 1 sono giochi educativi che insegnano ai bambini varie discipline importanti, quali la matematica, l'inglese, la letteratura e propongono anche tanti esercizi di logica. Alcuni di questi giochi sono Rayman Dictée, che si concentra sulla dettatura, Rayman Junior, Rayman Activity Center, Inglese con Rayman e molti altri. Statua promozionale di Rayman 3 al GameStop. Si riferisce alla statua a grandezza naturale di 1,80 m che raffigura Rayman aggrappato allo scettro dei Leptis ed è uno degli oggetti più rari dell'intero merchandising. Potevano essere trovati nei negozi di videogiochi, soprattutto nei GameStop, e servivano per promuovere l'uscita di Rayman 3. Ubisoft fece anche un concorso tramite la rivista di Rayman Zone in cui uno dei premi era proprio una di queste statue. Inoltre, data la loro rarità, sono state addirittura esposte in diversi musei dei videogiochi. Rayman Hoodlum's Revenge. Rayman Hoodlum's Revenge è un gioco platform isometrico spin-off basato su Rayman 3, che è stato rilasciato esclusivamente per Game Boy Advance nel 2005. È il primo e unico gioco della serie Rayman ad essere giocato da un punto di vista isometrico, in quello che sembra essere un ambiente 2D, mentre vengono utilizzati sprite in 3D. Interessante da notare che il creatore di questo iceberg ha introdotto più di un riferimento a questo gioco, magari è il suo preferito. Rayman Raving Rabbids per Game Boy Advance. La versione Game Boy Advance di Rayman Raving Rabbids è un videogioco platform 2D a scorrimento laterale che è stato rilasciato esclusivamente per Game Boy Advance nel 2006. Ha una storia d'avventura tradizionale e un gameplay quasi identico a quello di Rayman 3, sempre per Game Boy Advance, ed è l'unico gioco dei Rabbids ad essere stato rilasciato su questa console. La maggior parte delle iterazioni della storia e delle meccaniche del gioco derivano dalla fusione dei due prototipi di Rayman 4. Matter, Groove Armada. Matter è una canzone del gruppo elettronico britannico Groove Armada, meglio conosciuto per essere stato incluso nel filmato introduttivo nelle versioni originali PC, PlayStation 2, GameCube e Xbox di Rayman 3, Hoodlum Havoc. In seguito è stato rimosso dal remake in HD per PlayStation Network e Xbox Live, anche se è ancora menzionato nei titoli di coda. Il prototipo di Rayman per SNES. Nel corso degli anni è stata svelata una notevole quantità di informazioni riguardanti la prima fase di sviluppo del gioco originale di Rayman, attraverso l'articolo in primo piano di Pix'n'Love su una versione del gioco per Super Nintendo Entertainment System proveniente dallo stesso Michel Ancel.
Questa versione del gioco prevedeva una modalità cooperativa a 2 giocatori, in cui un giocatore controllava Rayman e l'altro controllava quello che sembra essere una versione femminile del protagonista, non dissimile dal personaggio della fidanzata pianificata per il 4º capitolo. Inoltre possiamo notare diversi ambienti e personaggi molto simili a quelli presenti nel gioco finale. Ad esempio si possono riconoscere le prime versioni della Foresta dei Sogni, delle grotte di Scopes e di molti altri elementi di gameplay. Rayman 2 in 2D. All'inizio del suo sviluppo, Rayman doveva essere un gioco 2D, che sarebbe stato molto simile al Rayman 1 in termini di grafica e gameplay, e sarebbe stato rilasciato per Sega Saturn e PlayStation. Il gameplay meccanico doveva essere più accessibile e meno difficile di quello del gioco originale, ma doveva essere allo stesso tempo più cerebrale. I rompicapi infatti avrebbero assunto un ruolo più ampio, come si può vedere nel livello giocabile incluso nella versione PlayStation 1 di Rayman 2. Secondo un articolo di una rivista, l'uscita del gioco era prevista per la fine dell'autunno del 1996. Non si sa esattamente quanto il gioco fosse vicino al completamento, ma sembra che la musica non fosse ancora stata completata quando il gioco è stato scartato. Tuttavia l'articolo della rivista sul gioco affermava che è già in uno stato abbastanza avanzato, aspetta di rivedere un'anteprima il mese prossimo. Quando gli sviluppatori videro il gioco originale di Crash Bandicoot della Naughty Dog alle 3 del 1996, si resero conto delle nuove possibilità di gioco offerte dal genere platform 3D. Ciò ha portato alla cancellazione del prototipo di Rayman 2 a scorrimento laterale a favore del 3D finale. Wanna Kick Rayman. Wanna Kick Rayman è una serie immaginaria di 547 episodi creati dai Hoodlums per allenarsi contro Rayman e possono essere visualizzati nel menu extra in Rayman 3. Ogni episodio inizia con l'animazione di un'offerta che detta "Compra 546, prendi uno gratis", seguita dal contenuto principale. I video mostrano modi creativi e strani che un Hoodlum escogita per picchiare un animale che ha il ruolo di Rayman. Le vittime sono vestite con una maglietta simile alla sua e talvolta con un guanto da cucina in testa che ricorda i capelli del personaggio. A volte in questi episodi può capitare che gli animali prevalgano e riescano a sconfiggere il Hoodmonger. Globox in Rayman Raving Rabbids per Game Boy Advance. Globox, come molti altri personaggi, non è rilevante all'interno del gioco, poiché fa solo un breve cameo nel primo livello. Per liberarlo, basterà premere un interruttore per alzare le sbarre della sua cella, nella quale, oltre a lui, ci sarà una gabbia. Statua di Lee nella scorciatoia incredibilmente lunga. Nella terza area del livello scorciatoia incredibilmente lunga, dopo aver completato la prima sfida, se Rayman tira un pugno completamente carico su un interruttore circolare, si aprirà un pannello nel muro, nella stanza successiva, contenente una piccola manciata di gemme e una statua a grandezza naturale di Lee la fata di Rayman 2. Mad, tutti amano Rayman. Mad è una serie televisiva di sketch comici prodotta dalla Warner Bros. Animation. Questa serie era basata sulla rivista Mad, in cui ogni episodio è una raccolta di brevi parodie animate di programmi televisivi, film, giochi, celebrità e altri media, utilizzando svariati tipi di animazione. L'ultimo segmento di un episodio in particolare è la parodia di una fusione tra Rayman e la sitcom americana intitolata Everybody Loves Raymond, che diventa Everybody Loves Rayman. L'amiibo dei Rabbids di Rayman Legends. Questo fa riferimento ad uno dei trailer trapelati di Rayman Legends, in cui vengono mostrati per la prima e ultima volta degli amiibo di Rayman, tra cui quello di un Rabbid con il quale si avrebbe potuto avere l'accesso ad una sorta di livello invaso da questi conigli. Un altro amiibo del trailer era quello del cuore che, se appoggiato sul gamepad, causa una pioggia di cuori utile per i giocatori. Ovviamente gli amiibo e tutti questi materiali aggiuntivi non sono mai stati implementati nel gioco finale. Globber. Il nome Globber viene menzionato per la prima volta in una rivista di Rayman Zone, che usa questo nome per riferirsi a uno dei tanti figli di Globox e Uglet. La stessa rivista conferma anche che questo era il nome originale di Globox e che quest'ultimo lo passò a suo figlio prima di rinominarsi appunto Globox. Globber è anche il nome di un gioco Flash che un tempo era giocabile su un sito web ufficiale di Rayman 2, ma non è più possibile accedervi. Il nome del minigioco è un gioco di parole nato dalla fusione tra Globox e il famosissimo Frogger, con il quale condivide meccaniche di gioco quasi identiche. In Globber il giocatore controlla Globox, presumibilmente prima che adottasse il nuovo nome per dare quello vecchio al figlio.
Rayman canta Sex Bomb. Rayman che canta Sex Bomb è un video che venne pubblicato su YouTube per la prima volta il 27 dicembre 2007 dall'utente Lemmy566. Il video mostra Rayman e il suo amico Globox che cantano la cover parodia dell'omonima canzone realizzata da Max Rebe. Questo video non diventò virale fino al 2020, l'anno che segna il 25° anniversario di Rayman, che come sappiamo è stato festeggiato... Ah, no, non è stato festeggiato. Tornando a noi, molti iniziarono a farsi domande circa la reale provenienza di questo video e gli autori che ci stanno dietro. Tanta gente era d'accordo sul fatto che questa animazione fosse stata realizzata probabilmente da un certo animatore di Rayman 3, dato che la grafica dei personaggi è simile, se non identica, a quella del suddetto gioco. Un'altra domanda che molti si sono posti riguarda lo scopo del video stesso. Si può dire per certo che si trattasse di una semplice gag, oppure fu una mossa di marketing attuata da Ubisoft per pubblicizzare ancora di più il gioco? Considerando la stranezza delle pubblicità di Rayman di un tempo, non mi stupirei se questa fosse una delle diverse promo che aveva il semplice scopo di incoraggiare il consumatore ad acquistare il gioco. Basti guardare questa ad esempio, che mostra come sarebbe Rayman in versione umano. Ci tenevo a dire che gran parte delle informazioni le ho prese dal canale Total Research, di cui vi lascio il link in descrizione perché indirettamente mi ha dato una grossa mano con la ricerca di questo punto. USS Enterprise di Star Trek in Teensy Highway. Non c'è troppo da dire su questo punto, basta sapere che in Rayman 3 nel livello Teensy Highway si può notare la sagoma dell'Enterprise di Star Trek, accanto alla O della scritta Love. La storia della beta di Rayman Origins. Rayman Origins ha subito davvero un sacco di modifiche prima di vedere la luce del giorno. Innanzitutto sarebbe dovuto uscire sotto forma di più giochi episodici, e il primo di essi sarebbe stato pubblicato alla fine del 2010 con tanto di trailer fatto apposta per le 3. La cosa che probabilmente è cambiata di più del gioco rispetto a quanto è stato proposto durante lo sviluppo è sicuramente la storia. Rayman Origins infatti era stato programmato per essere un prequel di tutti gli altri giochi della serie principale. Altre cose interessanti che potrei menzionare sono il fatto che avrebbero voluto aggiungere Picture City, un mondo di Rayman 1 che avrebbe caratterizzato riferimenti a stili artistici come la pop art e la pixel art, oppure che avremmo potuto finalmente scoprire le origini di Mr. Dark. O ancora, sarebbero stati introdotti moltissimi personaggi giocabili interessanti già incontrati, come il mago ad esempio, e alcuni nuovi di zecca, tra cui un Teensy domatore di moschito. Ci sono troppe cose da dire e finché ci farò un video dedicato passerà un bel po' di tempo, e quindi per questo vi invito caldamente a guardare il video di questo ragazzo statunitense, che è dedicato interamente alla beta di questo gioco. Vi consiglio anche l'iscrizione al mio canale comunque. Mamahite, personaggio di cui ho già parlato abbastanza sul canale, forse anche più di quanto avrei dovuto perché alcuni si saranno anche stancati di sentire questo nome. Mamahite è un personaggio scartato di Rayman Origins e, a giudicare dalle immagini per rilascio e da altri materiali, sembra essere un membro femminile di mezza età della specie di Globox, con la pelle rosa scuro, 3 fronde di capelli viola e gioielli voodoo. La quarta edizione del The Daily Bubble, ovvero un insieme di magazine digitali che servivano a pubblicizzare Origins, si concentra su di lei ed è la fonte della maggior parte delle informazioni che la riguardano. Inoltre, grazie ad alcune battute scartate del Sognabolle, veniamo a scoprire che Mamahite ha avuto una relazione amorosa con quest'ultimo. L'ultima cena di Razorbeard. Quelle che sembrano essere le statue di Razorbeard e dei suoi scagnozzi possono essere trovate nella terza parte del quartier generale dei Hoodlum, in una camera segreta nascosta all'interno della fonderia, che dalle posizioni e dai gesti ricordano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Un easter egg davvero carino. Potrebbe tranquillamente trattarsi di un messaggio lasciato da Ubisoft per annunciare un possibile ritorno dei pirati, dato che nelle storie di Rayman è stato rivelato che questi, insieme ai Livingstones, sarebbero dovuti apparire nel primissimo prototipo del quarto gioco. Jalapeno King. Il Jalapeno King è un personaggio che avrebbe dovuto fare una prima apparizione in Rayman Origins.
Potrebbe essere il sovrano della banda dei peperoncini, dato che ha il loro stesso aspetto, avendo però come unica differenza una corona in testa e un medaglione d'oro appeso al collo. Sebbene questo personaggio non sia mai apparso nel gioco finale, i suoi artworks e il nome sono stati trovati nei file del gioco finale e la sua unica apparizione diretta è nel secondo trailer del 2011. Questa fantomatica banda viene menzionata dal Sognabolle quando parla con il Tinsy fiammeggiante. La gang, tempo fa, lo aveva torturato e obbligato a mangiare spezie e cibi piccanti, fino a farlo diventare così com'è. Comunque, anche questo è un personaggio di cui ho già fatto un video tempo fa. Polli zombie. I polli zombie nascono dal disturbo dell'armonia della radura, già dai tempi di Rayman 2. Infatti, durante la guerra contro i pirati, le galline iniziarono a deporre uova morte, da cui sono scoppiate queste orribili creature. Questi polli, conosciuti anche come Scholars, sono nemici che si trovano nelle parti più tetre della radura dei sogni. Fanno delle apparizioni più o meno importanti anche in Rayman M e nei port di Rayman 3. Non sono mai apparse nei giochi UbiArt, nonostante vengano menzionate nel manuale di Rayman Origins e nel magazine del The Daily Bubble. Un'altra cosa interessante è che gli Knarren si cibano delle loro uova, tanto è vero che nel gioco saremo in grado di trovarle nei distributori automatici nei sotterranei. Le uova serviranno al giocatore per procedere nel livello, facendo attenzione alle galline che cercano di custodirle. Non ho mai parlato di questo personaggio prima d'ora, ed ecco che ho trovato l'occasione per farlo. Questa specie di gorilla gigante raggiunse un avanzato stato di sviluppo in termini di programmazione. Di lui era stato fatto uno schizzo 2D, seguito da una modellazione 3D. Doveva essere il boss della foresta di Chiarafoglia di Rayman 3 e avrebbe sostituito quel fastidiosissimo maestro Karg e la sua macchina Hood Stomper. In quanto all'Oxowar, la sua specie è una delle più gentili. Lui infatti, nella produzione iniziale del gioco, convinto che Rayman soffra di non avere gli arti, gli corre dietro per porre fine alla sua sofferenza. Tuttavia, nonostante non fosse mai apparso nel gioco sotto forma di boss, lo possiamo vedere nella schermata di caricamento della demo del gioco per PC. Inoltre, secondo un esame dei file sul disco di Rayman 3, una volta era previsto un minigioco la quale premessa era che Xowar avrebbe cercato di uccidere Rayman in una sequenza di corsa. Se ci facciamo caso, possiamo dedurre che entrambe le descrizioni del minigioco e della battaglia boss sono pressoché identiche, facendo sembrare probabile che il minigame fosse una versione riciclata del combattimento contro il boss. Altre occasioni in cui possiamo vedere lo scimmione nel gioco finale sono in una stanza segreta nella torre del Leptis insieme ad altre creature scartate e nell'arena della battaglia del maestro Karg che ho menzionato poco fa, dove c'è un poster con su scritto ricercato, raffigurante il volto dell'Oxowar. Devo portare a spasso i miei fiori e annaffiare il mio cane. Questa voce fa riferimento alle citazioni espresse dai Tinsis quando vengono liberati in Rayman 3. Devo andare a portare a spasso i miei fiori e annaffiare il mio cane è la traduzione dall'inglese di una frase detta da un Griskins nella terra dei morti lividi. Nella versione italiana, quest'ultima cambia in "devo andare ad annaffiare i miei crisantemi". Non penso comunque che la citazione in inglese si riferisca a qualcosa in particolare, anche perché su internet non ho trovato niente. Potrebbe anche non significare nulla ed essere semplicemente un gioco di parole comico basato sullo scambio tra le parole fiori e cane tra le due frasi. Gli Gnarren sono basati su dei veri criptidi. Di questo punto non ho trovato quasi nulla, però potrebbe darsi che gli Gnarren siano basati veramente su dei criptidi. Mi sembra giusto comunque dare un'infarinatura a coloro che non sanno cosa sia un criptide. Criptide è un termine usato nella criptozoologia per indicare un animale la cui esistenza è sostenuta da tradizioni e leggende, ma di cui mancano prove scientifiche. La teoria secondo la quale gli Gnarren potrebbero essere stati ispirati da dei veri criptidi potrebbe essere veritiera dato il loro aspetto umanoide, ma allo stesso tempo deforme e mostruoso. Però, come ho già detto, non so a quale specie di criptidi si sia potuta mai ispirare la Ubisoft per creare questa civiltà, anche perché nei primi concept art vengono rappresentati come una specie di creature aliene. Rayman 2000. Rayman 2000 doveva essere un videogioco della serie che alla fine è stato cancellato per ragioni sconosciute.
L'esistenza di questo progetto è nota solo grazie alle storie di Rayman. Il libro rivela che alla fine del 1999, dopo l'uscita di Rayman 2 e prima dello sviluppo di Rayman 3, alcune persone, tra cui l'artista Jean-Christophe Alessandri, lavorarono ad un progetto con nome in codice Rayman 2000. Il gioco era l'effettivo prototipo di Rayman 3 e consisteva nella creazione di sceneggiature che rappresentassero un mondo più urbano di quello che i classici giochi di Rayman erano abituati a rappresentare. Inoltre, come dice Alessandri, questa ricerca puramente grafica fu avviata secondo l'iniziativa di Michel Ancel, probabilmente prima o durante lo sviluppo di Beyond Good and Evil. Fortunatamente questo scenario non venne abbandonato del tutto, dato che vennero prese alcune idee da esso per creare la città di Aeropolis nella serie animata di Rayman. Jabbot. Jabbot è un personaggio che avrebbe avuto un ruolo di villain in Rayman Raving Rabbids se fosse stato rilasciato come il platform il quale era stato concepito. L'aspetto di questo Rabbid, affetto da un'obesità patologica, è un riferimento al personaggio Jabba the Hutt di Star Wars. Nella stessa immagine, raffigurante il personaggio, si può vedere inoltre che Jabbot sta tenendo legata ad una catena quella che doveva essere la ragazza di Rayman nel prototipo del gioco. Non si sa praticamente nulla del ruolo che avrebbe avuto o se sarebbe stato possibile giocare nei suoi panni ad un certo punto. La danza del ghiaccio nel film Edward Mani di Forbice. Fa riferimento alla colonna sonora usata nel film diretto da Tim Burton, Edward Mani di Forbice, composta da Danny Elfman. E cosa c'entra con Rayman? Apparentemente un utente del forum della comunità di Rayman ha deciso di aggiungere questa colonna sonora tra le tracce di Rayman 3 sul sito RayTunes, dato che l'aveva trovata nei file del disco per PS2 del gioco. Lo stesso utente scrisse pure che aveva già cercato in passato di contattare la Ubisoft in merito a questo, ma non ricevette mai una risposta. La traccia, non più disponibile, era stata identificata con il numero 016, che si chiamava Canzone del Concilio delle Fate mai sentita .mp3. Stando al nome del file, si può dedurre che sarebbe stata una host per il livello Concilio delle Fate, nonostante il nome originale della colonna sonora, come ho già detto, sia Ice Dance, ovvero danza del ghiaccio. Hoodlum siamesi. I Hoodlum siamesi erano una varietà di nemici Hoodlum originariamente progettati per apparire in Rayman 3. Si sa molto poco di questo nemico. La sua esistenza è stata rivelata da una concept art ufficiale prodotta per Rayman 3. Tutto ciò che si sa del Hoodlum siamese è stato determinato da queste immagini. Il Hoodlum stesso sembra comprendere due entità unite mediante cucitura. Ciascuno dei due Hoodlum siamesi ha un solo braccio. Uno è di colore verde e indossa un guantone da box simile a quelli maneggiati dagli Slapdashes, mentre l'altro è di colore grigio e ha un cannone al posto della mano. Entrambi i Hoodlum indossano una cotta di maglia simile a quella degli Spinneroo. Questo è uno dei pochi nemici che sono stati completamente rimossi dal gioco finale senza lasciare traccia. Nemici penna di Rayman Raving Rabbids per GBA. Le penne sono nemici del mondo di giocattoli dell'adattamento per Game Boy Advance di Rayman Raving Rabbids. Ce n'è solo uno in tutto il gioco e lo si potrà incontrare nel livello Child's Play, in cui pattuglierà la zona custodendo inoltre una delle gabbie del livello. Un'altra cosa interessante legata a questo personaggio è questo screenshot della build di sviluppo inedita di Rayman 4 di Phoenix Studio, raffigurante Rayman in piedi in un ambiente di prova, dove possiamo vedere inoltre una penna stilografica quasi identica al nemico che abbiamo visto prima. Non c'è poi così tanto da stupirsi, dato che le versioni portatili di Rayman Raving Rabbids hanno assorbito all'interno di esse tutti i diversi ambienti e nemici del Rayman 4 cancellato. Culto del Leptis. Il Leptis, o dio della notte Leptis, è un dio simile ad un uccello che viene chiamato dagli Knarren come portatore della notte, oppure padre del popolo Knarren. Non si sa quale tipo di relazione abbia questo dio con Polokus, che sarebbe colui che ha creato la maggioranza degli abitanti della radura, ma può darsi che questa sia una delle varie divinità superstiti dopo una certa guerra tra dei, avvenuta prima degli eventi dei giochi, ma questa ovviamente è soltanto una teoria. Una cosa però è certa, il re bambino Gumsi detiene un manufatto estremamente potente che può concedere al detentore tutti i poteri del Leptis ed è una delle poche reliquie che possono accertare la sua esistenza. Fiamme nel livello Castle Rock. Non so di preciso a cosa si riferisca, ma penso che si tratti del fuoco nel livello Castle Rock, che c'è costantemente dietro di noi mentre corriamo. Queste fiamme sono presenti sostanzialmente in tutti i livelli musicali, nei livelli dungeon e in alcune sfide online.
In caso si stesse riferendo però alle fiamme che vediamo sullo sfondo, comunque si spiegherebbe in modo facile, dato che nel regno di Barbara è in corso una specie di guerra civile tra incubi. Questa guerriglia si può vedere meglio sullo sfondo nel livello sputafuoco del primo mondo. Rayman Classic ancora nascosto nell'App Store. Rayman Classic è un port del primo gioco di Rayman su dispositivi mobile, che un tempo era a pagamento, per poi diventare gratuito a tempo limitato per festeggiare il 30° anniversario di Ubisoft. Sfortunatamente, durante l'estate del 2018, l'app venne rimossa dall'App Store nella maggior parte delle regioni per motivi sconosciuti. Ovviamente aggiungerei, ogni volta che cancellano i giochi o che rimuovono qualcosa da essi è sempre per motivi sconosciuti. Fatto sta che nel 2020 il gioco, già difficile da recepire, diventò ingiocabile con una connessione internet su dispositivi Android, molto probabilmente a causa della chiusura di alcuni servizi online. Tuttavia può ancora essere giocato senza una connessione internet. Il doppiatore di Globox in Rayman Hoodlum's Revenge. Questo punto non ha senso, dato che in Rayman Hoodlum's Revenge non vengono doppiati i personaggi e li vediamo comunicare solo tramite sottotitoli. Forse questo è uno dei classici scherzi di coloro che fanno gli iceberg e si divertono a mettere punti totalmente inventati da loro all'interno di essi. Per scusarmi della mancanza di risultati ricavati da questo punto, posso elencarvi tutte le persone che hanno interpretato Globox nel corso degli anni. Viene interpretato da Joe Sheridan in Rayman M, John Leguizamo in Rayman 3 e Douglas Rand in Rayman Origins, Legends, Adventures e nella versione PlayStation di Rayman 2. Quest'ultimo doppia inoltre quasi tutti i personaggi dei giochi UbiArt. Rayman 2, CD mancante. Questa è una sorta di schermata di antipirateria che molti utenti che hanno acquistato la versione Uplay di Rayman 2 hanno riscontrato all'interno del gioco, però in questo caso si tratta semplicemente di un glitch. Il bug consiste nella testa di un robot pirata che appare sullo schermo una volta raggiunto il livello Montagne di Ferro e davanti ad essa c'è scritto CD mancante, inserisci il CD e riavvia il gioco. Tanti si lamentarono del fatto che quel livello era impraticabile giocandolo in quel modo e non si poteva ovviare al problema in nessun modo. Però adesso esiste una soluzione ed è quella di scaricare il pannello di controllo di Ray Carrot e andare nella sezione modding e utilità per poter disabilitare del tutto questa fastidiosa testa. Flashy McTeen. Il Flashy McTeen è probabilmente il personaggio scartato di Rayman Origins di cui abbiamo meno informazioni, però grazie al copione della beta del gioco veniamo a scoprire che sarebbe dovuto essere un Teensy in grado di cavalcare i Moschito e che avrebbe dovuto dialogare con il Sognabolle ad un certo punto. Infatti la battuta di quest'ultimo, in riferimento al personaggio, è la seguente: "Sei il mitico Moschito Jackie, ti conosco, vai Flashy McTeen". Il popolo di Pris. Il popolo di Pris è una razza misteriosa che avrebbe dovuto vivere da qualche parte nella radura dei sogni. Si sa molto poco su di loro, poiché vennero menzionati soltanto nei primi siti di Rayman 2 e sembrano essere stati eliminati dalla versione finale del gioco. Stando al materiale fornito da questi siti, veniamo a scoprire che queste persone si vestivano in maniera molto simile a Lee, condividevano i loro segreti con quest'ultima e dipendevano da lei e Rayman per la protezione, suggerendo che il giocatore avrebbe dovuto aiutarli in determinati punti del gioco. Minigioco di scacchi scartato. I file su disco di Rayman 3 mostrano che il gioco doveva contenere un minigioco di scacchi di cui il titolo è sconosciuto. Vi è inoltre una descrizione di quest'ultimo che esprime: proprio come giocare a scacchi, tranne per il fatto che devi lanciare prugne contro i hoodlum invece di muovere i pedoni per mettere sotto scacco il re. Per muoverti usa la levetta analogica a sinistra. Per dare un calcio alla prugna premi il pulsante di fuoco. Per uscire premere il pulsante della modalità. Per saltare premi il pulsante di salto. Per dare un calcio alla prugna premi il pulsante di fuoco. Per sparare premere il pulsante di scatto. Il Sognabolle e Polocus non sono la stessa entità. Questa affermazione è falsa, dato che è stato confermato pubblicamente in un dossier dalla scrittrice di Rayman Origins, Gabriel Schreger, che il creatore di questo mondo dei sogni è il famoso Sognabolle, incontrato in Rayman 2 sotto il nome di Polocus. Questa teoria comunque nasce a causa del pesante redesign che ha subito il personaggio nel tempo, facendo sembrare i due Polocus due entità completamente distaccate.
Non penso che ci sia stato bisogno di chiarirlo, anche se, almeno per me, questo punto è stata una bella occasione per cercare quale fosse effettivamente la fonte che dichiara che questi due sono la stessa persona. Inoltre questa situazione di dissomiglianza tra due personaggi, che in realtà sono la stessa persona, si può verificare anche con il mago, Betilla oppure il fotografo, ma questi cambiamenti sono dovuti al cambio di motore grafico che c'è stato per Rayman Origins, ma anche per motivi di coerenza per quanto riguarda la lore del gioco. Il succo di prugna è alcolico. Il succo di prugna in questa saga è conosciuto come la bevanda che fa ubriacare Globox. Pure nel manuale di Rayman Hoodlum's Revenge c'è scritto che questa miscela trasforma Globox in un vortice di distruzione. Però lasciate che vi dia una spiegazione più esaustiva circa la composizione di questa bevanda. Il succo di prugna è una bevanda fermentata ottenuta dall'estrazione del liquido delle prugne fresche. La sua gradazione alcolica e le sue proprietà allucinogene ne fanno la bevanda preferita dei Hoodlum. Possiamo vedere Globox ingerire più volte questa sostanza mentre André è all'interno del suo corpo. Voglio anche ricordare che il nostro amico blu è allergico ad essa, però delle numerose reazioni non è chiaro quali siano causate dal contenuto alcolico, quali sono causate dalle sue proprietà allucinogene e quali sono causate invece dall'allergia. Come se non bastasse, il succo di prugna è usato anche come liquido esplosivo dei Hoodbums, molto probabilmente grazie all'infiammabilità dell'alcol. Rayman Raving Rabbids 4. Non ho trovato nulla di correlato a questo nome, visto che i giochi di Rayman Raving Rabbids si fermano al terzo, ovvero TV Party. Durante la mia ricerca ho trovato solo video, pagine e informazioni legate ai giochi dei Rabbids già esistenti e al prototipo cancellato del 2006. In conclusione, questa voce può riferirsi o alla versione GBA del gioco, anche se questo tecnicamente dovrebbe essere considerato come un porting di Rayman Raving Rabbids 1, oppure ad un fantomatico gioco in genere party che non è mai stato rilasciato, anche se non vi è alcuna prova dell'esistenza di quest'ultimo. Se sapete qualcosa in più riguardo questo punto, condividete il vostro parere nella sezione dei commenti. I giochi educativi di Rayman sviluppati con intenzioni sinistre. Nemmeno questo punto ha senso, quindi non mi dilungherò troppo anche perché non voglio far durare questo video più di quanto sia necessario. Basti sapere che questa potrebbe essere una teoria basata su una creepypasta o qualcosa del genere, anche perché io penso che dietro allo sviluppo di questi giochi non ci sia stata nemmeno una goccia di intenzioni contorte. Le urla dei Rabbids sono registrazioni reali di conigli mentalmente pazzi. Come ho già detto prima, questo è un altro dei meme che gli autori aggiungono nei loro iceberg. Ovviamente questo punto non è vero. Le urla dei Rabbids sono interpretate da un certo Johan Perrier, impiegato francese di Ubisoft e doppiatore non professionista noto per la sua interpretazione vocale dei Rabbids in tutti i giochi possibili. Ecco a voi una clip delle sue performance. Rayman appare in Smash come Crazy Hand e Master Hand. Questa è una delle teorie più interessanti che collega Rayman a Super Smash Bros. Per chi non lo sapesse, Crazy Hand e Master Hand sono due boss dei giochi di Super Smash Bros. E non sono niente meno che due mani gigantesche senzienti. Sono identiche tranne per il fatto che la Crazy Hand ha un comportamento distruttivo e impulsivo, invece l'altra mano ha dei movimenti decisamente più fluidi e calmi. Visto che Rayman possiede delle mani apparentemente viventi, viene subito a pensare che queste ultime appaiano nei giochi Smash sotto forma di boss. Ma anche se fosse vera questa teoria, perché le sue mani dovrebbero combattere contro gli eroi principali del gioco? Molto probabilmente per vendicarsi per il fatto che Rayman non sia mai apparso in nessun gioco di Smash, tranne vabbè come spirito in Super Smash Bros. Ultimate. La versione per console di Rayman Adventures. Rayman Adventures, non quello per mobile, doveva essere un videogioco di Rayman, che però venne cancellato durante lo sviluppo. La sua esistenza è nota solo grazie a un teaser trailer datato anni 2000. Non è stato confermato però se questo titolo fosse il concept originale di Rayman 2000 o un gioco diverso. Perché Rayman non sa nuotare in alcuni giochi? Questo punto si riferisce in particolar modo a due cose. Primo,
In Rayman 1, Rayman non è in grado di nuotare, e questo lo si capisce quando si gioca ad alcuni livelli, specialmente quelli del primo mondo, in cui bisogna stare attenti a non cadere appunto in acqua, che in questo caso ha la funzione di baratro infinito. Capita molto spesso nei videogiochi 2D più vecchi, e quindi non dovremmo stupirci. Diversamente però nei giochi 3D, in cui questa spesso è una delle abilità fondamentali che sta alla base del gameplay. Infatti in Rayman 2 e Rayman 3 avremo l'occasione di giocare alcuni livelli in cui il saper nuotare è molto importante per proseguire nei livelli. Potrebbe riferirsi anche al fatto che in Rayman Origins l'eroe non sarà in grado di immergersi in acqua prima di aver salvato la ninfa Annetta Fish, che gli conferirà questo potere. Infatti prima di incontrarla sarà in grado solamente di stare a galla. Selosh è basato su alcuni macchinari bellici della seconda guerra mondiale. Innanzitutto bisogna capire chi sia Selosh. È un boss marino meccanico che appare in Rayman 3 nella Terra dei Morti Lividi ed è presumibilmente controllato da un hoodlum. Il punto si riferisce ad una teoria pazza secondo la quale la creazione di questo boss possa aver preso ispirazione da qualche marchingegno bellico progettato in tempi di guerra. RayWiki però, la nostra fedele enciclopedia digitale basata sul mondo di Rayman, non la pensa così. Nel sito viene menzionato che il design di Selosh sia stato ispirato da quello del treppiede marziano del classico romanzo di fantascienza di H.G. Wells, La guerra dei mondi. Entrambi sono giganteschi treppiedi meccanici, entrambi sono pilotati da antagonisti, entrambi usano un'arma a raggi di calore ed entrambi sono in grado di attraversare sia la terra che l'acqua. Barbara in Rayman Origins. Per capire bene questo punto, dovete sapere che sono esistite molteplici iterazioni di Rayman 4, o di quel che ne resta insomma. Esse sono il prototipo di Rayman 4 di Phoenix Studio, il prototipo che vedeva i Rabbids come degli antagonisti, e un altro progetto segreto avviato nel 2007 per poi venire abbandonato nel 2009. Questo progetto tra virgolette segreto avrebbe incluso molti ambienti e personaggi già visti, ma anche un personaggio nuovo, una ragazza di nome Ciel, da cui probabilmente si è presa l'ispirazione per creare Barbara, che molto probabilmente avrebbero voluto aggiungere ad un certo punto in Rayman Origins, anche se non appare tra la lista dei personaggi scartati trovati nei file di gioco. Aura emotiva positiva della Terra dei Morti Lividi. Questo è un riferimento al mistero che c'è dietro all'aura negativa del livello Wet Dry World di Super Mario 64, che è stato applicato alla Terra dei Morti Lividi di Rayman 3, solo che a quest'ultimo gli viene attribuito un aggettivo nettamente contrario rispetto a quello dato al primo livello citato. Ma perché questo livello di Super Mario 64 non è così apprezzato? Beh, secondo un utente di Reddit, essendo una città completamente allagata, per qualche motivo, sembra davvero desolata. Manca di qualsiasi tipo di NPC interessante, a parte la generica Bobomba, tutti i nemici sono macchine tranne gli skitter, lo skybox è letteralmente un'immagine di una realistica città sott'acqua e non sembra così vivace, colorato e felice come gli altri livelli del gioco, e nemmeno la musica della parte sotterranea non aiuta molto. Diversamente, il livello di Rayman, nonostante sia effettivamente una terra desolata infestata da fantasmi, regala una sensazione di tranquillità, molto probabilmente grazie alla host rilassante e ad un paesaggio dall'aria serena. Mr. Dark e Razorbeard. Non ci sono prove che possano testimoniare il fatto che questi due siano la stessa persona, e quindi di conseguenza questa è solo una teoria dei fan. È probabile che Mr. Dark sia apparso durante la fase embrionale del primissimo prototipo, per poi venire subito scartato e che possa c'entrare in qualche modo con i pirati, ma non so quanto possa essere veritiero questo fatto. Rayman 1 su Nintendo 64. Il gioco originale non venne mai rilasciato per questa console, a causa di Nintendo che non gli diede mai la licenza, molto probabilmente perché essa, dato che il primo gioco uscì a cavallo tra la generazione 2D e 3D, aveva paura di perdere molto denaro investendo in questo porting. In aggiunta a ciò, Rayman avrebbe dovuto avere un port anche per il 3DO e per il Sega Drive 32X. Deserto degli Iknaren concepito per indurre gli incubi. Il deserto degli Iknaren è il quinto dei 9 livelli di Rayman 3. È qui che abitano le specie autoctone di questa terra, gli Iknaren.
Essi hanno scavato i loro tunnel nella solida roccia e proteggono il loro dominio con ferocia ed efficacia, pattugliando i numerosi passaggi. Questo è considerato da molti il livello più terrificante di Rayman 3, ma anche di tutta la saga in generale, dovuto al paesaggio cupo pieno d'ossa e colonne vertebrali giganti sparse in giro che arricchiscono le lande desertiche circostanti, nonché del tema musicale tetro che accompagna i vari stage del gioco. E ultimo ma non per importanza, gli Gnarren citati poco fa che di sicuro avranno lasciato di stucco chiunque da ragazzino avesse giocato a questo titolo. I livelli Teensy Highway sono rappresentazioni dei trip di LSD. A questo punto non penso di dover spiegare più di tanto, si riferisce ai livelli Funky Board che probabilmente sono quelli più strambi e contorti mai creati in tutta la storia di Rayman, tanto da farti pensare che si possano trattare di veri viaggi sotto l'influenza di qualche sostanza stupefacente illegale. Fatto sta che questi livelli spesso e volentieri facevano, ma fanno tuttora girare la testa, specialmente se ti concentri troppo sulle immagini dello sfondo, quindi siate prudenti se volete giocare Rayman 3 in modo normale. Episodi mai visti di Wanna Kick Rayman. Come ho già detto prima, Wanna Kick Rayman è una lunghissima serie di 547 episodi extra di Rayman 3. Secondo una teoria su internet, questa serie avrebbe dovuto includere più episodi di quanti ne possiamo vedere al giorno d'oggi, nonostante non ci sia alcuna prova che lo confermi. La parte più divertente è che cercando qualche informazione su questo argomento ho scoperto che l'unica versione del gioco in cui si possono guardare effettivamente tutti questi episodi è quella europea per GameCube. Altro che episodi mai visti, in questo caso dovresti nascere in Europa e avere quella determinata console per vedere almeno tutti quelli esistenti. Rayman M stava per essere valutato con la sigla M. Questa si spiega in modo molto facile. Prima che questo gioco venisse pubblicato negli Stati Uniti, gli americani, vedendo il nome europeo attribuitogli, ovvero Rayman M, lo cambiarono immediatamente per evitare malintesi sul fatto che il gioco fosse correlato alla valutazione M for Mature dell'Entertainment Software Rating Board. Quindi sì, Rayman M non avrebbe dovuto includere contenuti per adulti. Questo punto era pure facile da spiegare, non so perché si trovi così in profondità. Tonic Trouble era il vero Rayman 2. Tonic Trouble è un videogioco sviluppato da Ubisoft Montreal e il semplice motivo per cui viene considerato tra virgolette il vero Rayman 2 è perché fece da cavia per testare le potenzialità del motore grafico 3D che avrebbero applicato anche sul secondo Rayman. Globox prende danno in Rayman Hoodlum's Revenge. Il creatore di questo iceberg ha qualche fissazione con questo gioco, fatto sta che la maggior parte, se non tutti i punti dedicati a questo gioco, sono falsi oppure non puoi ricavarci nessuna informazione esaustiva. Dove si trova Betilla tra Rayman 1 e Rayman Origins. Betilla la fata è uno dei personaggi principali della saga che appare sin dal primo gioco. Ovviamente, come molti ben sapranno, da questo gioco in poi non apparirà più fino all'uscita di Rayman Origins, nel quale la vedremo con un design nettamente diverso, cambiato per motivi di trama. Tramite il primo video promozionale del prototipo del secondo gioco e un'anteprima di una rivista, veniamo a scoprire che avrebbe dovuto fare la sua seconda apparizione nella serie. Venne però sostituita da Lila Fata, quando pubblicarono il gioco in 3D. A livello di storia, onestamente, non saprei che fine abbia fatto, semplicemente si sarà occupata di Carnivora, dato che a quanto pare esiste un legame saldo tra Ninfa e Sovrano, oppure si sarà presa cura del cuore del mondo, anche se non la vediamo durante i giochi. Rayman 3 Disco 4. Rayman 3 Disco 4 è una creepypasta del suddetto gioco. Il nome Disco 4 deriva dal fatto che per installare il gioco ce ne servano 3 di dischi e non anche un quarto, che sarebbe il protagonista di questa storia. Ad ogni modo non penso di raccontarvela tutta, perché se no questo video durerebbe davvero tanto, quindi per questo vi farò un breve riassunto. Per chi fosse interessato lascerò il link del sito da cui potrete leggere l'intero racconto. Questa storia inizia con un ragazzo che nel cuore della notte, per pura nostalgia, si mise ad ascoltare alcuni dei brani dei videogiochi che accompagnarono la sua infanzia. Uno di questi era Rayman 3. Ad un certo punto gli venne l'irrefrenabile voglia di trovare la cassetta del gioco che ricevette da bambino per giocarci un po'.
Quel che trovò il ragazzo furono i 3 dischi per installare il gioco, più un quarto disco color giallo con su scritto CD4 con un pennarello. Lui non ricordava dell'esistenza di questo disco e quindi lo inserì nel PC per vedere di cosa si trattasse. Quando aprì il gioco non stava partendo la cutscene di apertura come al solito, ma non ci fece molto caso e procedette. Il primo livello era abbastanza strano e Murphy, al posto di rompere la quarta parete come fa sempre all'inizio del gioco, abbandonò il giocatore e sotto apparse una scritta che recitava "Se n'è andato". Questo mise un po' a disagio il nostro protagonista, ma lui non demorse, anche perché pensò fosse solo uno scherzo tra sviluppatori. Il resto del gioco era abbastanza cupo e le colonne sonore non erano il massimo, e ciò fece preoccupare abbastanza il giocatore. Quando arrivò il momento di liberare Globox da dentro il barile, questi, invece di sembrare comicamente spaventato, sembrò come se stesse piangendo per la sua vita. Infine, dopo l'inseguimento, ad un certo punto disse: "Mi hanno preso, tu sarai il prossimo". A questo punto il ragazzo si prese una pausa per bersi una Mountain Dew e spense il PC per andare a letto. Fece uno strambo incubo, in cui si ritrovò nei panni di Rayman, ma in una situazione poco piacevole. Non riuscì a muoversi, si trovava nel deserto di Licknaven e davanti a lui vi era un hoodlum che gli stava puntando il fucile in testa. Rayman avrebbe potuto compiere un salto schivando il nemico, per poi colpirlo, ma lui invece non era semplicemente in grado. Successivamente l'hoodlum gli strappò le mani, facendolo urlare il più forte possibile, e mentre si avvicinò lentamente ad esso, gli disse che avrebbe finito presto. Ad un tratto iniziò a vedere tutto nero, come se fosse svenuto. Dopo il risveglio tentò di calmarsi, ma invano, stava vedendo dappertutto ombre con la coda dell'occhio. Non voleva andare a dormire perché sapeva già che non ci sarebbe riuscito, quindi aprì il gioco e scelse il file da caricare. Quel file lo fece iniziare nel deserto di Licknaven, proprio come nel sogno. Il livello che stava giocando non era affatto normale, poiché si ritrovò davanti ai suoi occhi la carcassa di Rayman in mezzo ad una pozzanghera di sangue, e nei suggerimenti del gioco apparve la scritta "Guardati alle spalle". A quel punto sentì un fucile alla nuca e subito dopo si ritrovò con le mani strappate urlando a pieni polmoni dal dolore. Infine risentì quella fatidica voce sussurrante che gli disse: "Finirò presto". Rayman Legends è stato sviluppato dalla Nintendo. Si riferisce molto probabilmente al fatto che Rayman Legends inizialmente sarebbe dovuta essere un'esclusiva per Nintendo Wii U. Inoltre può anche riferirsi alla pubblicazione del titolo da parte di Nintendo in Giappone. Rayman and Rabbids Go Home. Non ho trovato nulla al riguardo, però posso dirvi che all'interno del gioco come easter egg si può trovare una Xbox tra le varie cose che compongono la gigantesca pila di gianfrusaglie creata dai Rabbids. Globox è giocabile in Rayman 3. Globox è giocabile in Rayman 3 nel livello Foresta di Chiarafoglia, mentre i due eroi cercano di salire una cascata in controcorrente per raggiungere un'altra zona dello stage. Non capisco sinceramente perché questo punto sia così in profondità. The Darkest of Them All è un'altra creepypasta, però è incentrata su Rayman Legends. Vorrei raccontarvela, però è più lunga di quella di prima e non voglio che questo video duri eccessivamente. Riassumendolo, parla di un ragazzo che dopo aver ricevuto Rayman Legends come regalo di Natale si accorge che ci sono alcune cose che non vanno e che nel gioco c'è un livello chiamato appunto The Darkest of Them All. Guarda caso si trattava del classico prototipo oscuro che fino ad ora i produttori hanno sempre cercato di tenere nascosto, che per pura casualità finisce tra le mani di un semplice ragazzo. Infine, dopo svariate peripezie e messaggi creepy mandati dal gioco, il protagonista finisce per sbloccare un nuovo personaggio, mai visto prima d'ora, che ha lo stesso nome del titolo del racconto. Ad ogni modo vi lascerò il link anche di questa creepypasta in modo che voi possiate leggervela tranquillamente, comunque è in inglese. La sesta lattina di detersivo laser. I detersivi laser, meglio conosciuti anche come tute da combattimento, sono dei potenziamenti temporanei di Rayman 3 che permetteranno all'eroe di andare avanti nel gioco.
esiste un potenziamento chiamato protezione contro il fuoco, che probabilmente sarebbe dovuto apparire anche nella versione per console, per poi venire sostituito dal potere dello sbeccio al pugno, dato che entrambe le lattine condividono lo stesso colore, ma questa è solamente una mia speculazione. Infine, sempre nella versione per GBA del terzo gioco, è presente nei file una lattina verde inutilizzata. Sarebbe dovuta essere questa la fantomatica lattina che è stata scartata in entrambe le versioni del gioco? Lascio a voi la libera interpretazione, poiché non ci sono fondamenta che supportino queste teorie. Globox e Rayman 1. Questa, più che una bizzarra teoria, è un meme, probabilmente nato da questa immagine che mette in evidenza la sagoma della testa di Globox inclusa nella silhouette di Mr. Dark, i quali occhi vengono rappresentati dal binocolo che tiene tra le mani e le pieghe del suo vestito formano la bocca del nostro eroe. Da lì a breve sul web vennero caricate diverse immagini che rappresentano Globox come sarebbe apparso se fosse stato incluso nel primo gioco della serie. Inutile dire che anche queste immagini non sono affatto ufficiali. Rayman 5. Si riferisce molto probabilmente a Rayman Legends, in quanto viene considerato come la quinta entrata della serie principale Rayman. Molti però non considerano gli ultimi due giochi per console canonici, poiché pensano che siano un reboot del franchise. Però io dimostrerò il contrario quando uscirà uno dei video più attesi del canale, ovvero quello in cui spiegherò la trama della serie da capo a fondo. Ogni copia di Rayman Hoodlum's Revenge è personalizzata. Questo punto deriva da una teoria cospirazionista secondo la quale ogni singola copia di Super Mario 64, in un modo o nell'altro, sia diversa l'una dall'altra. Non c'è troppo da dire in merito a questo. Ulticraft ha semplicemente pensato di applicare al suo gioco preferito questa teoria, usata già in passato per il gioco dell'omonima saga dell'idraulico italiano. Siamo giunti al termine di questo video, dopo settimane di scrittura del copione. Ragazzi, scusatemi se alcuni punti in particolare non li ho trattati, specialmente metà di quelli che erano presenti nell'ultimo livello, ma semplicemente non sapevo come spiegarli. Anche perché, come ho già detto, molti di essi sono stati puramente inventati dal creatore, oppure esistevano già e sono stati riutilizzati in questo iceberg, come nel caso dell'ultimo che abbiamo analizzato ad esempio. Semplicemente non mi andava di dire ogni 2 secondi che questo punto non ha senso oppure dire che derivano dal profondo dell'immaginazione dell'autore. Comunque volevo chiedervi cosa ne pensaste se vi portassi un altro iceberg come questo, però più interessante e che ha naso a meno punti fattibili di questo. Se solo avessi scoperto quest'altro iceberg prima, probabilmente avrei portato solo quello, oppure l'avrei mischiato con il primo per creare un mega iceberg, anche se il video sarebbe durato un'eternità. Con questa domanda che vi lascio in sospeso vi chiedo di supportare il canale, soprattutto in un periodo come questo in cui non stanno uscendo video. Grazie per l'attenzione accordatami.